Vediamo. Quindi, signor Mutolo disse l'altro giorno che a me mi conosce in 1964. Ci siamo, Mutolo, ci siamo in 1964? Sì, anche prima. Anche prima, va bene, mettiamo anche prima. E allora quindi io passo al mio argomento. Più vicino al microfono. Più vicino. E allora io vengo arrestato in 1963, 12, se non ricordo male, 12 dicembre. Quindi vado a finire 6 giorni, 7 giorni alla questura di Corleone, più vado a finire a Nona, sto 6 mesi, quasi circa 7 mesi in una cella di isolamento, poi passo in un cameroncino e faccio tutto il 65 in un cameroncino alla Nona. Quindi il signor Mutolo a me mi conosce all'8ª, è vero Gasparino? Sì, all'8ª. Ci siamo? Sì. Quindi da buoni amici, da quelli che eravamo nella cella, giusto? Non è che... Allora quindi io sto 20 mesi circa alla 9ª sezione. Quindi, signor Presidente, se facciamo i conteggi, nel 64 io non potevo essere all'8ª sezione. Arrestato la notte del 15 dicembre 63 ad un casuale posto di blocco della polizia e dopo aver affermato per tutta la notte di essere un semplice contadino di San Giuseppe Jato, alle 6 del mattino Salvatore Riina conferma la propria identità al commissario Mangano. Avevano avuto qualche dubbio in questura perché le foto in loro possesso ritraevano ancora quel ragazzino entrato in carcere dopo l'omicidio di Matteo, che ormai poco assomigliava all'uomo ora davanti a loro. Ha iniziato a mettere su peso Totò, sta diventando sempre più simile alla versione che di lui tutti hanno in mente. Quando l'ufficiale Biagio Melita, dopo averlo guardato dallo spioncino della cella, aveva deciso di entrare per guardare Riina da vicino, quest'ultimo aveva finito con l'ammettere: solo lei poteva riconoscermi. Il vecchio brigadiere l'aveva visto crescere Totò Riina. Quando era ragazzino l'aveva anche avvertito. Gliel'aveva detto di non farsi vedere in giro con Luciano Ligio, il campiere di Strassatto. Il primo interrogatorio ufficiale del mafioso Salvatore Riina si svolge alle ore 18:30 del 16 dicembre del 1963, nei locali del commissariato di pubblica sicurezza di Corleone. È ascoltato per 6 ore. Mangano vuole cominciare dall'ultimo delitto di cui è accusato il detenuto, l'omicidio di Paolo Riina, commerciante ucciso a Corleone 1 anno e mezzo prima. Allora Totò, che ne sai di questo Riina? Ne so quello che ho letto sui giornali, commissario. Bravo, e che cosa hai letto sui giornali? Sentiamo. Che lo hanno ammazzato, io mi sono stranizzato. Un giovane tanto bravo, onesto, lavoratore, chi poteva volergli male? Non sai nemmeno che sei imputato per l'omicidio? L'ho letto sul giornale, che me lo vogliono accollare. A me, a Calogero Bagarella e a qualche altro. Riina sembra calmo, è tranquillo mentre risponde. Inizia però a innervosirsi quando vede messe sul tavolo le carte che aveva in tasca. Foglietti pieni di nomi, di numeri, di conti. Ci sono tracce di 2 società. Una l'aveva costituita anni prima con Luciano Ligiu, Bino Provenzano e Calogero Bagarella, la famosa società armentizia. Ci sono anche movimenti di denaro che portano a 2 libretti di risparmio. Il primo è intestato al fratello Gaetano, l'altro al cugino Giuseppe. La sua voce cambia. Riina sembra sempre più nervoso, costretto a dare giustificazioni per quei pezzi di carta che gli sbirri gli hanno trovato addosso. Si ripromette che non annoterà mai più un conto o un nome. Per ricordarli, avrebbe utilizzato quegli sgorbi cifrati che sapeva fare Binnu. L'interrogatorio va finendo. Riina parla con competenza di vacche, di capre, di bestie da macellare e anche di quei jukebox che ha comprato a Milano. Al commissariato, quella stessa sera, viene ascoltata anche Maria Concetta Rizzo, la madre di Totò. La donna è accompagnata dalla figlia Arcangela. La madre di Totò Riina parla del figlio che è perseguitato. Il giorno dopo viene convocata anche Antonina Bagarella, 20 anni, da poco iscritta all'Università di Palermo. A Corleone lo sanno tutti che Ninetta è la fidanzata di Totò Riina. Totò
Viene poi trasferito all'8ª sezione del carcere di Palermo. Luciardone è pieno come un uovo. Sono infatti finiti dentro tutti gli uomini d'onore dopo la Giulietta saltata in aria a Ciaculli. Cosa Nostra, per la prima volta dal dopoguerra, sta perdendo lo scontro con lo Stato. C'è chi pensa di fuggire in campagna. Alcuni capi carismatici lasciano per sempre la Sicilia, come Totò Greco Cicchiteddu, che migra con tutti i figli in Sud America, o come Tommaso Buscetta. Il governo invia una commissione parlamentare d'inchiesta. Nel bene e nel male, quella Giulietta al Tritolo ha segnato un'epoca. La voce popolare racconta che si stava quasi meglio dentro che fuori Luciardone. Era paragonato al Grand Hotel, aragoste e champagne. Entrano ogni giorno dall'ufficio matricola e finiscono nelle celle dei pezzi da 90. Ci sono Pietro Torretta, Gaetano Badalamenti, Gerlando Alberti, Paolino Bontate. Insomma, il gota mafioso è rinchiuso a Luciardone. Solo Totò Riina lì dentro sembra un morto di fame. Veste come aveva sempre vestito, giacche larghe e spiegazzate, da contadino. È una sera tiepida del maggio 64 quando Luciano Liggio entra per la prima volta nella sua vita a Luciardone. Nei mesi che seguono, al Palazzo di Giustizia di Palermo si apre il processo ai cosiddetti favoreggiatori di Lucianeddu. Sono 22 uomini e donne che hanno protetto e nascosto per anni la Primula Rossa. Medici, professionisti, commercianti, tutti incensurati, tutti cittadini al di sopra di ogni sospetto, tranne uno, Salvatore Riina da Corleone. Nell'aula della prima sezione penale del tribunale, Totò compare una mattina d'inverno, con le catene ai polsi e 2 carabinieri alle spalle. La vita a Luciardone trascorre in attesa di un evento che i detenuti eccellenti ritengono importante, decisivo addirittura per la loro stessa sopravvivenza. I boss aspettano il giudizio della Corte d'Assise di Catanzaro sul processo che è stato istruito dopo la strage di Ciaculli e che si celebra in Calabria per legittima suspicione. L'hanno sempre chiamato, chissà perché, il processo dei 114. Il carcere del Luciardone si svuota in 3 settimane. Nel 7° e nell'8° braccio restano pochi mafiosi, quelli che a Catanzaro non sono imputati. Nella cella di Totò Riina un giorno entra un picciotto della borgata di Pallavicino, uno che ha un gran paio di baffi neri e spioventi. Si chiama Gaspare Mutolo, Asparino. È un ragazzo disincantato, poco istruito ma intelligente, esperto. Non è ancora combinato. Dobbiamo aggiungere, quasi 3 anni dopo è venuta l'amnistia del 63, credo, sono uscito e dopo alcuni mesi mi hanno riarrestato sempre per furto, insomma, tentata rapina e altre cose. Io intorno al 1965, quindi molto prima dei 20 anni trascorsi, io ero molto amico che il Riina Salvatore aveva una simpatia per me, insomma, che andava al di là delle cose normali. Tanto che io ero l'unico detenuto palermitano, cioè cittadino, perché noi a queste persone li chiamavamo i verdane, cioè dei paesi. Invece io ero un cittadino, io ero l'unico cittadino che potevo stare nel braccio dove c'erano questi famosi verdani, cioè tutti di Corleone, tutti di San Giuseppe, insomma, che allora c'era la famosa associazione di Liggio e di Navarra, insomma erano quasi. Più c'erano diversi detenuti dei vari paesi. Una voce passa di bocca in bocca verso sera, quando le celle sono buie e ormai nei bracci regna il silenzio. La notizia che Radio Carcere diffonde nelle sezioni parla di un misterioso cantante. C'è un detenuto che ha incontrato gli sbirri, o probabilmente ne ha l'intenzione. Nessuno conosce il suo nome né il suo volto. Si sa solo che proviene dalla provincia palermitana. Tutti iniziano a sospettare di tutti. 327 detenuti comuni e 41 schedati mafiosi. Solo uno di loro sembra tranquillo e mostra indifferenza alle voci e alle paure che si rincorrono. Quel detenuto è Totò Riina, ma non è esattamente ciò che pensa. È soltanto quello che vuol far credere agli altri. Riina
si è conquistato ormai col tempo un posto al sole dentro al carcere di Palermo e ascoltato, la sua parola pesa. Il merito iniziale è del suo vecchio amico corleonese Luciano Liggio, che è già un mito. I giornali del continente per anni lo hanno chiamato la Primula Rossa. Ma tra le mura del Luciardone, poi, Salvatore Riina fa crescere il proprio nome come uomo di rispetto. Diventa uno inteso, uno che distribuisce consigli, che ha una risposta saggia a ogni domanda, una soluzione a ogni problema. L'aspetto di Totò Riina è ancora quello di un contadino rozzo, ma i suoi ragionamenti sono sottili, le sue osservazioni puntuali, precise, convincenti. Totò Riina ha imparato a entrare nella testa degli altri. Un mix fra uno psicologo e un confessore, qualcuno che viene ascoltato quasi come un capo. I detenuti si mettono in fila nell'ora d'aria per parlare con lui, chiedere un favore, per raccontare cosa è accaduto la notte prima in cella. Salvatore Riina ha un pensiero per ognuno, una parola per tutti. È riverito. Tutti sanno cosa ha fatto Totò Riina a Corleone nei 5 anni di guerra a Michele Navarra. Quello che non sanno è come sia riuscito il Viddanu a procurarsi tante informazioni sulla cosa nostra palermitana, sugli uomini d'onore di ogni famiglia, sulle abitudini dei capidecina, sui rancori che covano a Ciaculli, sulle pretese di quelle di San Lorenzo. Un giorno, in cui Totò Riina è in vena di confidenze, arriva perfino a raccomandare al compagno di cella Gaspare Mutolo le frequentazioni che avrebbe dovuto avere una volta uscito di galera. Se vivi a Pallavicino, stai sempre accanto a Saro Riccobono e non fare nulla che possa essergli di danno. Tutti gli altri saliranno presto in ciclo. È qualcosa di più che un consiglio per Asparino. È un segreto, è un regalo che quel picciotto di Borgata ha dimostrato di meritare. Al giovane Asparino, Totò Riina ha anche consigliato un libro da leggere, uno di quelli che vanno a ruba nelle biblioteche del carcere. È la storia di una setta segreta del Seicento, uomini col volto celato da un cappuccio, che si muovono di notte nei sotterranei di Palermo. Riina conosce ormai a memoria la storia e le gesta dei Beati Paoli, il romanzo popolare di William Galt, alias Luigi Natoli. Per gli uomini d'onore è la Bibbia. Gli anni del Luciardone sono importanti per Ucurtu e i suoi contadini. Il mondo gira dalla loro parte, nonostante il carcere, i mandati di cattura, le retate, i processi, i proclami dei ministri. Il vento sta cambiando direzione, il ricordo della strage di Ciaculli ormai se l'è portato via il vento. Palermo è tornata a essere Palermo. La voce che quel lunedì si è sparsa in carcere sul cantante misterioso continua intanto ad agitare i sogni di molti detenuti. Una spia, al Luciardone, significa ergastoli e condanne. Significa anche perdita della sicurezza e del potere in una prigione dove i mafiosi sono sempre stati sicuri e potenti. È così che il boss Gaetano Badalamenti ha l'idea di infiltrare uno dei suoi, uno della sua famiglia, dentro il carcere. Una domenica mattina convoca una mezza dozzina di boss nella sua casa di campagna, a 3 chilometri da Cinisi. Parla del più del meno, poi dice che c'è uno di loro che serve più al Luciardone che in Parlamento. L'uomo di cui parla è un onorevole, ma è anche un medico molto noto a Palermo, un otorino-laringoiatra. Il suo nome è Franco Barbaccia ed è originario di Godrano, un paesino dell'entroterra. Per 2 legislature è stato eletto nella circoscrizione della Sicilia occidentale, votatissimo nella lista della Democrazia Cristiana. Franco Barbaccia non ha mai fatto un comizio in vita sua e a Montecitorio non ha preso la parola una sola volta. In 10 anni alla Camera non ha mai firmato una proposta di legge né presentato mai un'interpellanza. Un onorevole fantasma al servizio di Cosa Nostra. La nuova occupazione non è poi così male. Un posto di lavoro a Luciardone, 2 giorni di visite la settimana, il lunedì e il giovedì. Ma prima che l'ex onorevole Franco Barbaccia possa mettere piede nelle infermerie del Luciardone, accade qualcosa. E quel qualcosa avrebbe potuto provocare danno a Totò Riina e ai suoi corleonesi. Un danno che avrebbe potuto cambiare la loro storia.